Ciao a tutti, oggi mi andava di farvi vedere come fare una fascia per capelli di queste qui con il nodo sulla parte frontale, che mi piacciono molto e che ho visto in giro, è da anni ormai che le vedo in giro e finalmente mi sono decisa a farvi il video. Allora, misure. La mia testa misura 54 cm. Ho tolto 5 cm da questo totale per l'elastico che va dietro, che misura appunto 5 cm. Quindi mi servono 50 cm di fascia. Queste due fasce appunto misurano 50 cm e sono alte 12 cm, perché la volevo alta 10 cm la fascia e mi servono 2 cm dei 12 per il margine di cucitura. Invece il rettangolo, quello piccolino che vedete sotto, andrà a foderare l'elastico e misura 10 cm per 7. Quindi sono due fasce più lunghe, una fascia più piccola e l'elastico che è alto 3 cm. Allora prendo la prima fascia e la piego a metà. Vado ad appuntare gli spilli sui due lati lunghi, quindi sui laterali, e parto dal fondo fino a 1 centimetro dal ripiego. La stessa cosa la faccio dall'altra parte, quindi 1 centimetro dal ripiego e poi fino in fondo. Andrò a fare due cuciture dritte a circa 1 centimetro dal bordo, partendo appunto da quel centimetro. Quindi questo è il risultato. Vado a girare questo pezzo al dritto e questo è quello che ottengo. Quindi resta questo foro all'interno del quale farò passare l'altra striscia. Quindi prendo la striscia e la vado ad inserire all'interno di questo primo pezzo che abbiamo cucito. Poi come faccio? Allora, questo primo pezzo, per cominciare, lo vado a stringere, mi serve che sia il più stretto possibile, per cui vado a piegarlo in tre e vado a fermarlo con degli spilli. Poi andrò a farlo abbracciare, diciamo così, da quest'altra striscia che vado a, diciamo, posizionare in questo modo. Quindi diventa una specie di panino, diciamo così, è un po' difficile da spiegare. Comunque la vado a fissare sui laterali, come abbiamo fatto prima, semplicemente rispetto a prima abbiamo quella parte all'interno, per cui fermo tutti i laterali con gli spilli, dal fondo fino a... cerco di stare il più possibile vicino al nodo. Poi nascondo all'interno quel primo pezzo e faccio la stessa cosa dall'altra parte. Per questo motivo mi serve che quella parte sia la più stretta possibile, perché devo andare a cucire senza prendere quel rotolino, diciamo così, che ho fermato appunto. Quindi anche in questo caso fisso gli spilli e cerco di stare il più possibile vicino al nodo. Andrò a fare una cucitura dritta da questa parte e una da quest'altra parte. Quindi questo è il risultato e ora lo vado a girare al dritto. Tolgo gli spilli che avevo messo e questa è la parte frontale della mia fascia. Vado a sistemare anche magari il nodo, quello centrale, perché magari può essersi rigirata la stoffa. Comunque questo è il risultato. Ora prendo la fascia piccolina che va sul retro, la piego a metà in questo modo, fermo con gli spilli e andrò a fare una cucitura a 1 centimetro dal bordo sul lato lungo, in questo modo. Allora prendo la fascia, un lato della fascia, e prendo un filo con l'ago, quindi a mano vado intanto ad aprire la cucitura e le faccio combaciare e poi vado dentro e fuori, per cui faccio una cucitura, ma è proprio una specie di imbastitura in questo caso, abbastanza stretta,
perché mi interessa arricciare questa parte qui. Farò la stessa cosa sia da questo lato che dall'altro, però per adesso concentriamoci su un lato. Quindi vado a tirare il più possibile, vedete? Perché questa parte qui deve diventare a misura del mio elastico. Quindi l'elastico lo vado a posizionare sopra, lo fermerò con uno spillo e andrò a fare una cucitura direttamente con la macchina da cucire con un punto a zigzag per fermare l'elastico alla fascia. Quindi questo è il risultato. Poi riprendo il mio piccolo tubolare e lo vado a inserire così al rovescio, vedete, vado ad inserire l'elastico all'interno del tubolare così al rovescio. Quindi lo porto in alto e giro la cucitura verso il centro dell'elastico, per cui la cucitura in questo modo, vedete, la vado a rigirare e la parte finale del tubolare dovrà andare sopra la cucitura a zigzag che abbiamo appena fatto. Quindi vado a fare un punto dritto per cucire insieme i due pezzi. La stessa cosa, vedete, la stessa ricciatura l'avevo fatta dall'altra parte, quindi anche in questo caso vado a posizionare sopra questa cucitura l'elastico, fermo con uno spillo e anche da questa parte vado a fare quel punto a zigzag e poi riprendo il mio tubolare e lo vado a girare al dritto sopra all'elastico, in questo modo, così vado a ricoprire l'elastico. Poi lo faccio rientrare, nel senso lo rigiro verso l'interno di 1 centimetro circa. Ovviamente può darsi che non venga un lavoro proprio preciso, comunque l'importante è rigirarlo verso l'interno per nascondere appunto il bordo del tubolare e andrò a cucire a mano tutto intorno. Quindi questo è il risultato finale della fascia. Vedete, c'è il nodo davanti e c'è l'elastico dietro che secondo me la rende comunque abbastanza elegante, nel senso che avendo rivestito anche l'elastico dietro comunque resta molto bella. L'ho fatta in questo velluto che è lo stesso del vestito che abbiamo fatto insieme. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto, se vi sono stata utile e se la ricreate taggatemi sui social. Trovate i link per seguirmi a Facebook e Instagram giù in info box. Grazie, ciao!